Salve, questo è il modem che arriva con l'attivazione della fibra Wind. Il modem è l'Home Life Hub della Zixel ed è fatto in Made in Taiwan. All'interno della confezione c'è, vedete, il cavo telefonico, questo è il cavo Ethernet, poi qui c'è l'alimentatore e poi c'è il filtro ADSL che non ho usato perché ne ho già uno. Qui praticamente bisogna attaccare il cavo che va dalla presa telefonica al modem. I telefoni vanno poi collegati direttamente al modem perché comprende la tecnologia VoIP. Poi c'è il certificazione di qualità e la guida rapida di installazione. Vedete, nella guida di installazione c'è praticamente questa pagina qui che vi dà il riepilogo di quello che c'è nella confezione. Ovviamente non c'è il filtro DSL, ma c'è l'adattatore tripolare perché abbiamo attivato la fibra, il cavo telefonico, l'alimentatore, il cavo Ethernet. E qui praticamente spiega, vedete, qui c'è la porta del DSL per il doppio telefonico. Qui si collegano i telefoni, anche se ci sono comunque due porte, phone 1 e phone 2, funziona soltanto un telefono. Poi qui ci sono, vedete, 4 porte LAN. Poi c'è il cavo ottico, questo è il cavo dell'alimentazione e poi c'è il pulsante di accensione e spegnimento. Qui vi dice come attivare, vedete, la fibra lasciando acceso il telefono per 2 ore. Qui come collegare il telefono, vi dice praticamente che tutti gli altri telefoni devono essere scollegati e devono essere tolti i filtri dalle varie prese. Poi qui praticamente vi dice se volete fare la navigazione con il cavo, che è quella praticamente a maggiori prestazioni, quindi si collega direttamente il cavo dal modem al computer, oppure se si vuole utilizzare la rete wireless e dietro al modem vedete c'è l'etichetta dove praticamente viene riportato l'indirizzo 192.168.1.1 che è quello che andarsi a collegare per cambiare le impostazioni del modem. E qui ovviamente c'è l'username e la password che potete anche cambiare, l'username no. Qui praticamente vi dice vabbè, che è assemblato in Cina, l'alimentatore è 36 watt massimo e 12 volt 3 ampere. Qui ovviamente ci sono tutte le spie che poi vi faccio vedere dopo. Qui vedete vi dice che i miei risultati vedete, si hanno con un PC collegato al modem tramite il cavo LAN. E poi vabbè, tutti i suggerimenti utili per avere le migliori prestazioni, si può accendere per navigare senza fili e così via. Questo è il modem, vedete qui ci sono le spie, vedete questo per power, collegamento, internet, poi c'è LAN che in questo caso non è collegato perché c'è il wifi, vedete con la doppia banda 2.4G, 5G, poi c'è phone perché è collegato il cordless VoIP, poi c'è questo SFP che sarebbe per la porta ottica che non ho, e vi faccio ora vedere l'alimentatore, che è questo qui bianco, cavo lungo circa 2 metri. Qui vedete c'è il filtro ADSL, vedete va messo, potete usare anche quello lì che ha una sola porta. Io ho utilizzato questo che era già attaccato, preferito usare questo qui. Ovviamente la spia verde indica che il funzionamento è ok, altrimenti la spia diventa rossa. Ad esempio, la spia del telefono è stata rossa per un paio di giorni perché l'attivazione del VoIP avviene successivamente alla fibra. Io ho ordinato questo modem giovedì scorso, 2 giovedì fa,
mi è arrivato il venerdì, mi è arrivata la telefonata dell'operatrice della DHL che mi diceva che martedì mi sarebbe arrivato il modem, che poi mi è arrivato tramite Bartolini. Dopo una settimana, quindi il venerdì dopo, la sera è andato via l'ADSL e mi è arrivato un messaggio della Wind che mi diceva di attaccare il modem. Ovviamente il modem deve essere attaccato soltanto dopo che è arrivato il messaggio. C'è scritto proprio sulla confezione, bisogna aprire il modo soltanto perché nel caso in cui ovviamente la fibra non può essere attivata, il modem deve essere rispedito indietro. Nel mio caso ho la FTTC, cioè la fibra fino alla cabinetta, sembra la cabina telefonica che c'è fuori. Il resto del collegamento è fatto con il cavo in rame, quindi non è la fibra, diciamo, quella più potente che è quella FTTH, cioè la fibra che arriva fino a casa. E una volta poi che mi è stato collegato il modem, era già tutto configurato, quindi funzionava internet. Invece per il VoIP ho avuto qualche problema, ho dovuto aspettare altri 3-4 giorni lavorativi e mi è stato attivato. Vi faccio vedere i collegamenti. Vedete, questo è il pulsante, questo qui di accensione e spegnimento, qui c'è il pulsante per il reset, l'alimentazione, le porte LAN e WAN, poi c'è i due cavi, le due prese telefoniche che funzionano soltanto con questa qui, si può collegare sul telefono, e poi quella del DSL. Adesso vedete, accendo il modem e faccio vedere come, vedete, lampeggia la spia power, dopodiché incomincia a lampeggiare la spia link. In questo momento il telefono è isolato, quindi fino a quando non si accende la cornetta verde del telefono non si può telefonare. Quindi nel caso in cui non avete la fibra non funziona quindi neanche il telefono. Faccio vedere la velocità, impiega un po' di tempo, una trentina di secondi. Vedete, incomincia a lampeggiare lì, in questo caso ancora non è collegato perché lampeggia rosso. Una volta poi che lampeggiano, vedete, c'è il 2.4G, poi dovrebbe accendersi il 5G. Ecco qui, lampeggia, collegamento fatto. Adesso dovrebbe accendersi la spia del telefono. Eccola qui, che è rosso, in questo caso vedete il telefono ancora, qui ancora non è funzionante, deve diventare verde. Ecco qui, adesso abbiamo anche il collegamento a internet, dopo un po' dovrebbe diventare verde anche la spia del telefono. Ecco qui, quindi ci ha impiegato un minuto. Adesso vi faccio vedere alcuni speed test. Vado ad eseguire questo primo speed test. Con la DSL avevo 20 in download e 1-2 in upload. Ora vedete sono a 51-53 in download, però sono arrivato addirittura anche a 70. Ovviamente il valore dipende dalla congestione della rete. Vedete sono a 12-13 in questo caso in upload. È una latenza di 56 millisecondi, il server, vedete, è a Podgorica. Vado adesso a fare un successivo test. Sto facendo adesso un test. Vedete? Qui sono addirittura a 75 in download, un ping di 13 millisecondi. Mentre in upload sono a
18. L'ultimo test che vado a fare è questo qui con Eolo, vedete qui sono a 77 in download, il ping è 22 millisecondi, in upload anche qui sono intorno 17-18. Allora, qui sono entrato nelle impostazioni del modem, sono andato sul sito 192.168.1.1, inserito username, admin e la password. Questa è la pagina iniziale del modem. Qui praticamente posso scegliere se avere un menu base o avanzato, la lingua italiana, eppure posso uscire. Qui praticamente mi dice tutti i dispositivi collegati al router, che sono in questo caso il cellulare e il computer. Posso andare anche a fare un refresh della pagina, vedete, ogni 10, 20 o 30 secondi. Ovviamente cambio dispositivi. Se premo su questa freccia qui vado a vedere praticamente l'indirizzo MAC, l'IP, il numero di telefono di casa, quale linea registrata e così via. Adesso andiamo nelle varie sezioni. In questo primo sottomenu, vedete, impostazioni di rete, posso andare broadband, backup su rete mobile, avanzate, qui posso le capacità DSL, modulazione, oppure posso andare in wireless, qui praticamente vado a impostare la stessa nome e stessa password per le due reti 2.4G e 5G, posso andare a mettere la password di rete, vedete l'attivazione, abilitare o disabilitare, la larghezza di banda e così via. Poi ci sono questi vari sottomenu, le reti ospite, autenticazione MAC, qui il VPS, posso andare a aggiungere un nuovo dispositivo con VPS, con il metodo 1, metodo 2 PIN, metodo 3 e così via. Poi qui ci sono, vedete, qualità of service, routing, NAT, qui posso il DNS, vabbè, altri, la sicurezza, qui posso impostare il firewall, il filtro MAC, il parental control, certificati, qui c'è la telefonia, praticamente posso andare a vedere le telefonate che ho fatto, posso andare a bloccare addirittura anche i numeri anonimi, c'è proprio l'opzione, le chiamate rapide, così via, il monitor di sistema, qui praticamente mi dice lo stato del traffico, mi fa vedere lo stato VoIP, la tabella ARP, tabella di routing, e così via. E poi qui c'è la manutenzione, si può andare ad aggiornare il firmware del modem, notifica email, nel senso che posso andare a impostare delle chiamate in attesa, posso andare addirittura anche a rifiutare le chiamate in attesa dopo 8 secondi e posso impostare quindi che mi arriva una notifica di email che mi arriva una chiamata in attesa, oppure che è stata rifiutata una chiamata, oppure qualcuno ha provato a chiamarmi e non mi ha rintracciato. Qui c'è l'account utente, sistema e così via. Salvataggio e ripristino, la diagnostica. Quindi questo ovviamente è la modalità avanzata, perché se metto in modalità base, ovviamente tutte queste funzioni non mi escono, vedete, diminuiscono sicurezza, ci sono soltanto quelle più importanti. Mi sembra di aver detto tutto, alla prossima.